Ciao a tutti, siamo Giorgia e Martina, benvenuti sul Lago d'Iseo. Ah no, aspetta, Lago d'Iseo l'abbiamo già fatto, questo è il video sulla Valle Camonica. Il vitellino di 1 o 2 giorni. Ma quindi perché siamo sul Lago d'Iseo? Perché stiamo salendo a Ponte di Legno e abbiamo deciso di fermarci sulla strada per pranzare, tra l'altro in un posto molto carino e caratteristico, che è la trattoria Glisenti, aperta sin dalla fine del 1800, che ha seguito proprio tutta l'evoluzione della strada che un tempo costeggiava il lungolago ed era proprio quella di passaggio. Infatti all'inizio era un'osteria che i viandanti usavano per andare da Brescia a Edolo. E poi, quando la statale ha soppiantato questa strada che è diventata una pista ciclabile, anche questa trattoria si è un po' rifatta il look e adesso serve fantastici piatti di lago Che andiamo a assaggiare. Che andiamo a assaggiare, non l'abbiamo già fatto, Va bene, buon appetito. E visto che poi andiamo in montagna, ci abbuffiamo oggi di pesce di lago. Abbiamo preso l'antipasto storico, quindi con cose della tradizione, e poi delle crudité un po' appunto più moderne, rivisitate. Anche senza glutine, tra l'altro. Certo, tranne le polpettine. Io ho preso la pasta senza glutine al profumo di lago. E tu? Io ho preso i casoncelli con la trota di lago, che assaggio, sempre super buoni, ma dopo questo pranzetto riprendiamo la strada e continuiamo a salire. Si sa. Ma prima di arrivare a Ponte di Legno facciamo una tappa che non possiamo perdere, il primo sito UNESCO in Italia. Ed è una cosa che a me piace tanto. Lo sapete forse se avete visto qualche altro video. Il parco di Naquane, insieme ad altri 7 parchi con incisioni rupestri in Valle Camonica, è stato dichiarato patrimonio UNESCO nel 1979. È ampio oltre 14 ettari, quindi per visitarlo vi consigliamo di pianificare almeno un'ora e mezza. E qui stiamo girando con Daniela, ci sta accompagnando per spiegarci un po' tutto bene, che tra l'altro è la stessa guida che ci ha accompagnato l'ultimo giorno sul lago di Garda. Vi lasciamo il link del video come al solito in giro, se volete poi andarlo a recuperare. E tra l'altro la visita qui si può fare liberamente, non è obbligatorio avere una guida, ma ve la consigliamo per avere qualche spiegazione dettagliata. Su questa vi consigliamo la Federazione delle Guide Turistiche della Val Camonica. Le incisioni sono migliaia e coprono un periodo storico vastissimo. Circa 12.000 anni a grandi linee, appunto dalla fine del Paleolitico e dal Mesolitico, e via via poi abbiamo tracce praticamente in ogni periodo storico con dei picchi, soprattutto nell'età del rame e durante l'età del bronzo e età del ferro, quindi in tempi recenti. E poi c'è anche una gran quantità di incisioni di età storica, perché era una pratica che i locali probabilmente continuavano a portare avanti proprio sull'onda della tradizione. Le immagini più antiche sono naturalistiche, quindi animali, poi diventano sempre più schematiche e di difficile interpretazione, ma il mistero sul loro vero significato fa parte del loro fascino. Un'incisione che troviamo particolarmente interessante è quella della roccia 70, ritenuta la più antica raffigurazione del dio Cernunnos. Ma a quest'ora, in questo momento, non si vede purtroppo. Esatto, diciamo che l'orario migliore per visitare questo luogo è il mattino. Prima si viene, meglio è. Sì? Noi siamo qui al pomeriggio, che non è l'ideale perché tutte le rocce guardano più o meno verso ovest e si ha proprio il sole contro, proprio che appiattisce tutte le ombre. Esatto, e ci hanno detto che se piove non statevene a casa, venite perché sono ancora più belle. Esatto. Tra l'altro controllate anche gli orari, perché per esempio adesso era chiuso, l'hanno aperto apposta per noi, ma trovate sempre gli orari in descrizione al video, sempre i link, tutti quelli che vi servono per fare tutte queste visite. Sì, questo in particolare, date bene un'occhiata agli orari d'apertura. Proseguiamo a questo punto. Saliamo di nuovo? Andiamo su, sì. Ponte di Legno è il comune più a nord della Valle Camonica e nonostante sia molto frequentato durante la stagione sciistica ha molto da offrire anche d'estate. E arriviamo proprio in centro in paese, dove ci sono il Frigidolfo e il Narcanello, che si uniscono a formare l'olio che passa sotto di noi e va giù di là. Però noi adesso riproseguiamo su di là, verso la piazza principale. Passeggiando nel centro passiamo davanti al sito dove stanno costruendo le nuove terme e attraversiamo il Ponte di Legno del paese. Ponte di Legno in realtà non prende il nome da un ponte di legno, ma dal nome che questa contea aveva sin dai tempi di Carlo Magno. Anche perché, anche fosse stato il nome da un ponte, non potrebbe essere uno di questi due, visto che
Ponte di Legno è stato praticamente distrutto durante la Prima Guerra Mondiale. Precisamente il 27 settembre del 17. E infatti questa piazza dove siamo ora è piazza 27 settembre. Non tutto però è stato raso al suolo, una cosa si è salvata. La chiesa della Trinità è stata costruita a fine 600 sopra i resti di una chiesa più antica e conserva le ricche decorazioni e gli arredi barocchi. Ma dopo il sacro dedichiamoci al profano. Abbiamo anche deciso di fermarci qui in questa piazza per fare un aperitivo, gustarci un po' di atmosfera prima di andare a cena. Grazie mille. Tempismo top. Francia corta. Cin. Per cena siamo al ristorante Cro, che non è a Ponte di Legno ma a Temu, il paesino prima, e ci hanno messo tra l'altro in questa piccola baita all'interno del ristorante, molto molto carina. Abbiamo preso soltanto un piatto a testa perché abbiamo già fatto l'aperitivo, non abbiamo molta fame, ma ci hanno comunque portato un piccolo entrée che è tartare di cervo con una goccia di burrata, quindi buon appetito. E proseguiamo con un risotto con consistenze di bitto e ginepro. Quanto è bello, mi dispiace rovinarlo. Che buono. Fatela da solo la ripresa, io mangio. No. È buonissimo, assaggia per favore. Assaggia per favore, addirittura mi dai l'onore di assaggiare il tuo piatto. Assaggia il mio piatto. Cavoletti. Io invece ho preso crema di piselli, sambuco e cavelle di trota, cucchiaio. Qual è più buono? Sai che in realtà preferisco questo? È buono il risotto, però questo c'ha il mix davvero interessante. Abbiamo scelto bene. Bravi. Siamo bravi. Allora, siamo un po' delusi dalla capienza del nostro stomaco. La prossima volta sicuramente qua ci veniamo con lo stomaco più vuoto, così da assaggiare più cose. Ci hanno comunque portato un assaggino di dolce, visto che la porzione intera non ci sta, e mentre lo mangiamo vi diciamo buonanotte. Ci vediamo domani mattina perché cominciamo un po' a esplorare i dintorni di Ponte di Legno. Oggi passeggiamo nella natura del Parco Nazionale dello Stelvio, accompagnati da Giancarlo. Lasciamo la macchina nel piccolissimo parcheggio di Case Pirli e andiamo verso il grazioso agglomerato, superandolo. Stiamo cominciando dall'area faunistica. Qui c'è l'Info Point e ci sono alcuni recinti. Qua ci sono i cervi e poi più avanti ci sono gli stambecchi. E adesso facciamo una passeggiata, andiamo a vederli. Dopo l'area faunistica torniamo al parcheggio e proseguiamo la nostra passeggiata dalla parte opposta, verso Case di Viso. Il maremmano dovrebbe essere un cane da protezione. Cosa significa questo? Che lui dovrebbe crescere all'interno del gregge con le sue pecore, quindi pensando Di essere esso stesso esatto, di far parte del gruppo, ma dal momento che tu entri nel gruppo, no, lui potrebbe anche attaccare, aggredire, perché difende i suoi simili. Okay. Quindi una cosa è il cane appunto che ti aiuta nella conduzione, nello spostare il gregge, l'altra cosa è il cane maremmano. L'irruenza anche solo del ciclista piuttosto dell'escursionista che vuole addirittura magari entrare in un recinto qualora non ci fosse il pastore, può diventare pericoloso. Chiamerà. Caduto dal nido? Sì. Com'è piccolino e carino. In questi casi si lascia assolutamente lì perché non siamo in un contesto urbano, quindi i gatti in teoria non dovrebbero esserci. Lui chiama, vedete, per l'imbeccata, i genitori arrivano, continuano a imbeccarlo. Purtroppo è un po' prestino perché sta ancora facendo la prima muta sulle ali per l'involo, però meglio che portarlo a un crash in questo stadio. Mettiamolo qua. Questo vale anche per quelli che trovate in città. Non è vero che quando li toccate poi i genitori non li vogliono più, non è vero per gli uccelli questa cosa, quindi metteteli in un posto sicuro, magari sia tipo in mezzo alla strada, ma lasciateli lì a meno che non siano proprio visibilmente feriti.
Mentre continuiamo la nostra passeggiata, Giancarlo ci racconta qualcosa sui vari fiori selvatici che vediamo. In particolare ricordatevi questo e non toccatelo perché è molto velenoso. Passiamo un gruppo di mucche. Il vitellino di 1 o 2 giorni. Al posto di scendere a Casa di Viso, proseguiamo verso il laghetto di Viso, che, a differenza dei laghetti glaciali che si trovano spesso in montagna, è molto scuro proprio perché è profondo. Le strane alghe che si trovano sulla riva sono frequentatissime da girini e libellule. Sì, girini sì, ma libellule non credo di averne prese. Scendiamo. Tra l'altro non pranziamo qui, ma quanto è carina quest'area picnic. Davvero, con anche le griglie. Molto bella. Vi lasciamo un'indicazione anche per il parcheggio di quest'area, perché di fianco all'area c'è appunto un parcheggio, però è decisamente più piccolo degli altri, di conseguenza si riempie in fretta. Sì, non vi aspettate di trovare sempre posto. Sì. Soprattutto in estate e nei weekend. Come sempre ragazzi, Come sempre sempre. stesso consiglio. Lì a Casa di Viso c'è un parcheggio più grande, però appunto noi abbiamo parcheggiato di là perché poi c'è tutta la passeggiata, insomma dipende da voi dove volete passare, ecco. Casa di Viso è un piccolo paesino nato per l'alpeggio. È super grazioso e ancora in qualche modo legato alla tradizione pastorizia. Una di queste casette è infatti un piccolissimo caseificio. Io ho il Silter, che è l'unica DOP della Valle Camonica. Abbiamo preso come marchio di riconoscimento gli oranti tratti dalle incisioni rupestri proprio, la stella alpina simbolo della montagna, e inoltre chi riesce a garantire che l'animale mangia solo erba può fregiare il proprio formaggio col nome dell'alpeggio. Il bello è proprio che ogni giornata è diversa, ogni erba, ogni giorno mangia qualcosa di diverso, dunque trovare quel che l'animale mangia direttamente nel piatto, nel formaggio, secondo me è quello dove dobbiamo arrivare noi. Lo vedo un po' così. Assaggiamo il Silter con vari invecchiamenti. Non so se mi piace di più quello stagionato. E poi assaggiamo il Casa di Viso, fatto esclusivamente qui. Posso dire che mi piace di più il Casa di Viso. Condivido. È il mio gioiellino e sono felice che Non è sia che così. poi il consorzio ci arresta qua. quindi si deve attenere. Ma più morbido anche. E dopo questi assaggini la fame cresce parecchio, ma per fortuna è ora di pranzo. E a pranzo siamo all'Osteria Pietrarossa, proprio sul torrente Frigidolfo. E qui si servono piatti tipici molto locali. Pensate alla tua, questo è buonissimo. Questa la qui lattuga. è il radicchio, sono sempre buone. Vai, lattuga e radicchio? Dai, perfetto. Ok, perfetto. Ecco, questo per ordinare non dal menù ma direttamente dall'orto. Comunque oltre all'insalata io ho preso lo stracotto con la polenta. E tu? Io invece ho preso gli gnocchi della Cua con peruc, che è uno spinacio selvatico locale. Molto molto curioso di assaggiarli. Buoni. Mi piace, c'è anche la cipolla... Croccantina. Come si chiama? Cipolla croccantina. Cipolla. molto buoni. Ok, pancia piena e partiamo subito da qui per una passeggiata qui nella Valle delle Messi. Non abbiamo fatto tanta strada. Già stanca. Faccio io tutte le prove? Sì. Io provato il formaggio, potevi provare l'acqua ferruginosa. No. Sembra di mangiare le pastiglie al ferro, le hai mai prese? Non credo. Qualcuno le ha mai prese, sembra quello. Ed è anche frizzantina tipo. Buona? No, buona no, però. Passeggiamo nella Valle delle Messi costeggiando il Frigidolfo. Passiamo da un'altra area picnic attrezzata con addirittura dei giochi d'acqua e poi continuiamo verso il Monte Gavia. In questa valle vediamo anche alcuni silter, delle casette senza finestre che fungevano da cantine per i formaggi. Ed è proprio da queste costruzioni che il formaggio che abbiamo assaggiato questa mattina prende il nome. Mi sono appena resa conto che finora abbiamo fatto 3 foto e in 3 foto siamo noi su un ponte di legno. Non è voluta la cosa. O forse sì. O forse sì, siamo intelligentissimi, era voluta. Comunque niente, arrivati a questo ponticello, precisamente località Pradazzo, a Valle delle Messi, rientriamo, quindi ci giriamo indietro Strada e indietro. torniamo indietro. Ci vediamo direttamente a cena, facciamo così.
giù a Ponte di Legno, il ristorante San Marco. Tra l'altro lo chef Marco è da conoscere perché è un personaggio, e tra l'altro ha cercato di valorizzare non solo nel suo ristorante ma con tutta la comunità ristoratrice proprio i piatti della Valle Camonica. Quindi qui top, buon appetito, tomino, soncino e cose. E tu Martin? E io ho preso la zuppa di Fimperli fuori menù, però appena l'ha detto me ne sono innamorata. Che meraviglia. Continuiamo con un risotto rosmarino e porcini. Quanto mi piacciono i funghi. E invece ho preso i maccheroncini, ovviamente col sitar. No, non c'entra. Silter. Ho avuto un lapsus Terribile. Ho detto che il formaggio è il sitar. Porto via? Silter. No. Finiamo con un dolcino. Un dolcino, io ho preso il tiramisù particolare perché al posto del savoiardo c'è la spongada, che è un pane dolce tipico della Valle Camonica, e la crema al GNP. Top. E sì, stasera dolce, terza portata, perché tanto poi domani smaltiamo un pochino, quindi... Ma cosa vuoi smaltire che le bici sono elettriche? Vabbè, andiamo, dai. Partiamo dalla base della cabinovia Ponte di Legno Tonale, dove c'è la sede del bike park che noleggia i bike e organizza corsi e uscite. Noi facciamo un giro con Massimiliano, che come alcuni di voi prova senza successo a convincermi ad alzare un po' il sellino. Ragazzi, io non tocco per terra se alzo il sellino, sono bassa! Cominciamo facendo un pezzettino della ciclovia dell'Oglio, che costeggia il fiume dal Tonale fino al Po. Quello è il nostro hotel che ancora non vi abbiamo fatto vedere, ma tra poco. Buongiorno. I've waited till the moment's right to look into those starry eyes. Allora, pausina in questo parchetto, tra l'altro davvero ben curato, ben fatto, pieno di giochi d'acqua dove si può anche effettivamente camminare, dove si può andare. Mi piace un sacco questa cosa dell'acqua fruibile, di solito nei parchetti è recintata. Sono anche queste statue fatte da un ragazzo, uno scultore qua di Ponte di Legno. E quanto sembra Australia questa impostazione? Dov'è il microfono? Dov'è il calzino Artengo? Ce l'ho ai piedi. Ce l'abbiamo ai piedi. Devo togliere? No, dai, va bene così. Lo tolgo, lo metto sul pugno e facciamo finta che è il microfono. Allora, adesso il Masti ci sta portando in una zona panoramica dove poter vedere Ponte di Legno un po' più dall'alto. Siamo su strade asfaltate normali, non più su ciclabile. E una piccola nota sul caschetto, perché è giusto farla. È consigliato, non obbligatorio, il fatto è che noi abbiamo questa strana allergia per i caschetti quando non sono obbligatori, e quindi anche quando lo sono non ci piacciono, però è così, fate voi, è che mi si scombinano i capelli, se no. Ad un certo punto imbocchiamo la Carolingia, una stradina sterrata che secondo la leggenda è stata percorsa da Carlo Magno durante la sua campagna per la conquista della Val Camonica. Ragazzi, siamo arrivati in questo punto panoramico sulla via Carolingia, decisamente bello, vale la pena salire fino a qui. Siamo partiti da lì giù, Siamo partiti da lì giù. Cioè. Siamo arrivati fin qui, che è il punto più alto, e adesso riscendiamo in paese e poi risaliamo lì. Esatto, risaliamo. In tutti questi lili ci sono le frecce, penso. Ci saranno le frecce, immagino. Vabbè, ci vediamo lì. So let's start again, but money this time I'll have you and you'll have me and we can go wherever we want to. Our friends and family line our pathway with stars for me and you. Siamo tornati praticamente al punto di partenza, alla seggiovia Valbione. Volendo le bici si possono portare su per poi scendere facendo downhill. Questa non è esattamente una cosa per noi, ma se qualcuno vuole provare. E prima cosa da fare appena arrivati, pranzo, perché è ora, capanna Valbione. E tra l'altro con una vista. Sì, c'è proprio vista laghetto e montagne. Niente male. Buon appetito! Dopo
Dopo pranzo giriamo intorno al laghetto per raggiungere il Golf Club Ponte di Legno, che ha 9 buche. Siamo nel mezzo della valle e circondati dalle montagne, insomma scenario davvero niente male. E ora tocca a noi, ma dobbiamo montarlo nel video, io non le voglio fare ste figuracce. Proviamo, ma senza metterlo nel video, no? Ora tutte e 9 le buche noi non le faremo, anche perché bisogna essere soci del club, noi non lo siamo, ma c'è il campo pratica libero a tutti. E cosa facciamo? Siamo qua e non vogliamo fare 2 lanci, 2 mazzate. Andiamo. Così Marti, mi raccomando. Uguale. With all my heart I love you, dear. With all my heart I love you, dear. I am. Oh, questa era buona. Va bene. Posso riavere il mio fiore? Va bene, dai. Ebbene, dopo tutto questo sport direi che un po' di relax ci vuole, perché abbiamo fatto tanta fatica, Tutte queste pedalate poi. Durante tutto il viaggio abbiamo soggiornato alla Tana dell'Orso, un hotel poco fuori dal centro e immerso nel verde. La cosa che ci piace di questo hotel è la spa. C'è un'area interna con una grande piscina. E poi c'è quella che è la nostra parte preferita, ovvero la zona esterna con piscina d'acqua calda, piscina d'acqua gelata, Una sauna esterna che vi facciamo vedere ma che non stiamo usando davvero perché fa troppo caldo. E un'area wellness con le amache, un posto per fare i massaggi, cose di questo genere. Tra l'altro qui si può fare anche l'aperitivo. Sì, e quasi quasi ne approfitterei e lo facciamo. Tra l'altro, già che siamo qui, stavamo ragionando su quanto in realtà questo viaggio ci stia non solo rilassando ma anche rinvigorendo un pochino, nel senso la natura, le passeggiate, anche un po' di attività fisica che purtroppo troviamo poco tempo per poter fare. E poi sì, anche relax, questa spa ovviamente ci voleva. Sì, però appunto ci sta proprio stare in montagna, anche tutti i profumi che ci sono. Sì, davvero, davvero piacevole, tra l'altro in un momento in cui per noi davvero stressante per via di tutti i viaggi che abbiamo da fare, i montaggi che dobbiamo rincorrere, insomma in generale è un po' così, ma ogni tanto questi viaggi qui sono proprio il toccasana che ci fa ripartire ancora più carichi di prima. Stasera a cena non andiamo lontano, anzi non ci spostiamo proprio. Ceniamo al ristorante Tana dell'Orso con piatti preparati con ingredienti locali e ci concediamo anche il dolce. Prima di chiudere la cena sto provando il cognac con le pere Williams che ci avete consigliato su Instagram, quindi grazie mille per il consiglio. Apprezziamo sempre tutti i consigli che ci date durante i viaggi, non sempre riusciamo a seguirli tutti ovviamente, ma già che siamo in vena di ringraziamenti, ringraziamo anche Visit Brescia per la collaborazione che sta continuando alla scoperta dei posti della loro provincia, anche in occasione poi di Brescia Capitale della Cultura 2023, esperienze che ancora non sono finite perché ci vediamo domani e buonanotte. Dopo aver risalito la Val Camonica verso Ponte di Legno, è arrivato il momento di scendere e visitare alcuni dei borghi della Mediavalle. E partiamo da Bienno, uno dei borghi più belli d'Italia. Ma cominciamo da una fucina. Entriamo! Bienno un tempo era un paese famoso e la sua fortuna era strettamente legata ai magli, dove si fabbricava ogni genere d'oggetto metallico. Tutti i magli erano alimentati dal vaso re, un canale artificiale antichissimo, di cui però si è persa memoria delle origini. Questo maglio nello specifico è del 1643 ed è uno dei 48 magli ricostruiti nel 600 dopo che un'alluvione aveva spazzato via quelli più antichi. Quando ero piccolo io picchiavano tutti, ma il paese, le padelle sul fuoco. Dovevi stare attento perché con la vibrazione, plup. Qui non solo si è salvato l'edificio, ma il maglio stesso è ancora in funzione. Visto che però il mercato è cambiato, oggi questa è una scuola per la lavorazione dei metalli, che ovviamente utilizza anche macchinari un po' più moderni. E ora andiamo a visitare il centro del paese, se riacquistiamo l'udito. Il vaso re però non alimentava solo i magli. Proprio in centro visitiamo il Mulino Museo, un mulino di origine quattrocentesca rimesso nuovo nel corso del Settecento, dopo quell'alluvione che aveva distrutto anche i magli. Il mulino è ancora in funzione e macina diversi cereali. La cosa curiosa è che pur essendo di proprietà del comune è gestito dalla stessa famiglia da generazioni.
Prima di proseguire col nostro giro in paese facciamo una pausa nel grazioso bar antico. La proprietaria ci racconta che i suoi genitori lo avevano aperto tra gli anni 30 e 40 e da allora è rimasto pressoché invariato. Che chicca è questo bar, proprio bello. Bello e appunto avete visto, se volete salire, vedete se c'è la porta aperta. E provate a entrare. Bello. Dopo esserci rinfrescati, ci addentriamo ancora di più nel centro storico, arrivando alla chiesa di Santa Maria Annunziata. Questo piccolo gioiello coperto di affreschi è un po' il simbolo del benessere portato dai Magli. La chiesa infatti è stata voluta e costruita dalla comunità di Bienno intorno al XV secolo. Le pareti laterali sono decorate con affreschi quattrocenteschi. Si ritrova qua e là l'immagine di Simonino da Trento, particolarmente venerato all'epoca, e che in questa chiesa viene rappresentato con gli abiti che i bambini usavano per lavorare nelle fucine. C'è poi un dogma della morte che attira subito l'attenzione visto che è in bianco e nero. Tra il corpo della chiesa e il presbiterio c'è un grande arco decorato da 10 sibille. Queste ricordatevele. Le pareti del presbiterio invece sono decorate da un imponente ciclo di affreschi realizzati intorno al 1541 dal Romanino, che rappresenta le scene della vita di Maria ma allo stesso tempo scene della vita di paese. Si dice addirittura che gli abitanti di Bienno abbiano fatto da modelli per i personaggi. E questo era un palazzo borghese della fine del 400 che poi è stato recuperato dal comune ed è diventato una casa degli artisti. Praticamente su questo piano ci sono delle mostre, piano sotto c'è un laboratorio della direttrice e ai piani di sopra ci sono le stanze dove gli artisti vivono insieme in collettività. E poi quando vanno via devono lasciare in città una delle loro opere che poi viene messa in giro. E tra i vari progetti, questo mi piace tantissimo, praticamente c'è un artista che sta ricostruendo per davvero i vestiti che abbiamo visto prima nella chiesa, quelli affrescati. Facciamo ancora 2 passi in centro e poi salutiamo Marta, perché da qui ci spostiamo e andiamo a pranzo. Ci avevano detto che sarebbe stata particolare la cosa. Effettivamente l'edificio lo è, decisamente. Ok, siamo all'Osteria Lanzati della cantina Bignotti e visto che li ho avvertiti prima del fatto che sono celiaca mi hanno preparato tutti i piatti del menù del giorno anche senza glutine. Ha detto che posso mangiare tutto, quindi adesso cosa faccio? Come faccio a scegliere? Tra l'altro il menù pranzo è super conveniente e i piatti sono buonissimi. È buonissimo. Posso assaggiare? No. Qui c'è la crema al Silter, quindi non potevamo non prendere questo. Se avete visto gli altri nostri video sulla provincia di Brescia, sapete quanto questo territorio sia legato alla produzione di vino. E la Val Camonica non fa eccezione. Anche qui ci sono delle vigne. Quindi, prima della degustazione, facciamo proprio un giro in vigna e in cantina. La cantina Bignotti nasce nel 97 con un obiettivo: riportare il vino Camuno in bottiglia al pubblico, perché era sparito negli anni 50-60. L'ultima famiglia, la famiglia Ghezza, che produceva il Lanzato, ha smesso di produrlo negli anni 80, estirpato le vigne, chiuso la cantina e dati alla bella vita. Sono diventate 7 tipologie di vini, tra cui un bianco, 4 rossi e 2 metodo classico. In questa cantina ci sono degli spazi davvero scenici. Tra l'altro quanto sono belli sti filari con dietro il campanile. Qui si organizzano eventi come matrimoni, picnic, ma anche trekking tra le vigne. E il tour della cantina si conclude di solito con una degustazione con 3 calici. Noi ne abbiamo solo uno in questo momento perché poi dobbiamo guidare. Infatti questa è la conclusione per noi non solo del tour in cantina ma anche di questo viaggio. Esatto, come al solito qui di lato trovate un video che crediamo possiate trovare interessante. Fateci sapere se questo video vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video, al prossimo viaggio.